Mi è stato chiesto più volte se il consultante può influenzare l'esito del consulto, quindi le carte che vengono estratte, la loro interpretazione da parte del cartomante. Bene, oggi proverò a rispondere a questa domanda. A dopo. Io oggi volevo rispondere a una domanda che mi è stata fatta un po' di volte, ovvero se è vero che il consultante influenza l'esito delle carte, del consulto, anche se non leggiamo le carte per noi stessi, perché dunque sappiamo tutti, no? È esperienza di tutti i giorni di chi legge le carte. Ciao Simona, ciao. Esperienza di tutti i giorni di chi legge le carte che è difficile leggere le carte per noi stessi, no? Tra l'altro io ci ho fatto un video dove spiego più o meno come evitare, no, le influenze, la nostra cattiva interpretazione perché siamo troppo coinvolti delle carte, un po' perché le carte assorbono un po' le energie. Lo trovate questo video nel mio canale YouTube. Poi posterò questo video anche, quindi magari lo troverete linkato da qualche parte. Ciao Marco. Quindi dicevo, è abbastanza usuale che noi influenziamo le carte, no? Le carte che proprio che escono, quando leggiamo per noi stessi, un po' perché appunto assorbono le nostre energie, perché noi siamo magari molto coinvolti nella risposta, e quindi diciamo a livello proprio energetico selezioniamo le carte che sono più in conformità con le nostre energie. Dall'altro le interpretiamo male perché siamo troppo coinvolti, no? Però la stessa cosa succede o non succede quando siamo noi che leggiamo le carte a un consultante, oppure noi come consultanti ci rivolgiamo a un altro tarologo, a un altro cartomante? Questa è la domanda praticamente che ho ricevuto un po' di volte. E secondo me la risposta sì, succede, può succedere, e adesso volevo un attimo spiegare il perché e come evitarlo, appunto. Allora, in teoria non dovrebbe succedere, no? Perché comunque c'è una specie di muro, no? Tra le carte e il consultante, che sarebbe il cartomante, no? Il cartomante fa da filtro energetico, psicologico. Innanzitutto non è una domanda che riguarda il cartomante, quindi è, diciamo, posato e calmo abbastanza da leggere in maniera oggettiva le carte. Dall'altro, proprio a livello energetico, fa da filtro, diciamo. Però appunto in alcuni casi questo non succede e le carte possono comunque essere influenzate dal consultante. Quando? Quando il consultante è probabilmente perché è molto ansioso, è molto come dire, emotivamente preso dal consulto, e quindi mette pressione, volendo o non volendo, al cartomante. Che cosa vuol dire mettere pressione? Beh, dal vivo è abbastanza facile perché inizia praticamente a muoversi in maniera agitata o comunque riempie di domande, interrompe il discorso del cartomante, ma anche non facendo niente. Comunque si nota dal linguaggio corporale, dal tono della voce, eccetera, che è pieno d'ansia questo consultante, no? E quando invece capita al telefono, si nota dal tono della voce, eccetera, sempre lo stesso comportamento, ma anche se date il consulto in maniera differita, cioè non in diretta, per esempio registrate un video con la risposta delle carte, eccetera,
Spesso i consultanti ansiosi cominciano a pressare, magari con messaggi, per sapere se avete letto le carte, quando le leggete, fate presto, che è urgente, eccetera, eccetera, no? Dunque, questa pressione oggettivamente non aiuta il cartomante. Perché? Perché coloro che leggono i tarocchi, tutti coloro che diciamo sono in ambito olistico, per natura sono persone molto empatiche. Quindi, ehm, come dire, assorbono questa elettricità che emana il consultante e soprattutto vengono, come dire, assorbono questa agitazione, questa ansia del consultante. E appunto perché sono molto empatici, ecco, mettiamola così, e assorbono tutte queste energie. Invece, perché la lettura venga bene, perché il cartomante, il tarologo possa, come dire, connettersi alla propria intuizione, il cartomante e il tarologo deve essere centrato, posato e calmo. D'accordo, quindi non deve assolutamente sentirsi sotto pressione dal consultante, perché altrimenti questo influenza sia l'estrazione delle carte, ma anche la interpretazione delle carte. Appunto perché le energie del tarologo e del cartomante diventano tutte elettriche come quelle del consultante, d'accordo? Invece bisogna essere molto rilassati perché questa lettura possa essere connessa all'intuizione del cartomante, altrimenti comincia a sentirsi sotto pressione, comincia a interpretare in 10.000 maniere le carte e quindi non sentirsi pienamente connesso con la propria intuizione. E quindi il risultato diventa praticamente un po' come falsato, diciamo, ecco, un po' magari essendo empatico vuole anche aiutare il consultante, quindi può dare una lettura un pochino più in linea con quello che vorrebbe sentirsi dire il consultante, ma anche proprio inconsciamente ne viene influenzato. Quindi cosa fare in questi casi? Quando vi trovate davanti a un consultante ansioso, ecco, io li chiamo ansiosi. Dunque, innanzitutto se è dal vivo e vedete che questa persona è appunto elettrica, agitata, insomma, crea un'atmosfera pesante, io vi consiglio di interrompere il consulto direttamente. Non c'è assolutamente, magari prendete appuntamento un'altra volta, cercate di posticipare quando la persona è più calma e spiegate chiaramente che così non funziona, ecco, non riuscite a connettervi con le carte. E la stessa cosa se lo fate al telefono. Se invece lo fate in differita, magari con un messaggio, con una email o in maniera con un video registrato, e trovate che il consultante inizia a bombardarvi di messaggi per sapere se avete letto le carte, com'è andata, come è andata, eccetera, eccetera, mettete dei paletti, quindi cercate appunto di come dire, proteggere la vostra privacy, di tenere fermi i vostri tempi, eccetera. In questi casi ovviamente è meglio fare le letture in modo registrato perché ovviamente non stando dal vivo con il consultante siete più liberi di canalizzare i messaggi intuitivi. Io per esempio li faccio in video registrati anche per questo motivo e,
Però appunto se non potete, io vi consiglio caldamente di proteggervi, ma soprattutto per il benessere del consultante e anche della lettura, non solo vostra, o interrompendo e spiegando che vi dovete calmare, che si deve calmare il consultante, magari offrite una tazza di tè, eccetera, eccetera. Insomma, cercate di dargli un attimo la possibilità di calmarsi, e mettere paletti appunto sulla tempesta di messaggi che potreste ricevere eventualmente. Ehm, Notate anche che spesso queste persone molto ansiose sono andate da più cartomanti in precedenza con la stessa domanda. Il che va benissimo per voi cartomanti, va meno bene per il consultante perché chiedere lo stesso responso a più persone nel giro di pochi giorni crea solo confusione mentale, non prova assolutamente niente se ci sono dei responsi differenti, prova soltanto che il consultante è ansioso. Però appunto non va bene se magari vi cita il fatto che sono andati da altri consultanti e che magari hanno ottenuto dei responsi diversi, eccetera, eccetera. Quello è un altro modo di, come dire, inconsciamente manipolare il responso delle carte, nel senso io ho già ricevuto questo tipo di risposta e praticamente vedo se tu riesci a confermarlo, no? Perché se non lo confermi magari non sei bravo, perché gli altri già 3 o 4 mi hanno detto la stessa cosa, eccetera, eccetera. È una forma inconscia di manipolazione. Voi leggete semplicemente le carte, quello che vedete, vedete. Dite quello che vedete, ecco, fondamentalmente. Se vi citano altri cartomanti, voi dite non mi interessa, non è un problema mio, nel senso quello che dicono gli altri, io ti leggo semplicemente quello che dicono le carte. D'accordo? Questo è importante saper gestire questo tipo di consultanti perché appunto influenzano il consulto e voi non vi sentite soddisfatti e sappiate appunto che anche per questo motivo a volte appunto non riuscite a connettere con le carte davanti durante i consulti. Se invece siete dall'altra parte, siete dei consultanti, ecco, siate coscienti che mettere pressione ai cartomanti non vi giova, ecco. Quindi non cominciate a tempestare con messaggi, non mettete pressione, date il tempo di connettersi alla propria intuizione e di dire quello che leggono le carte, poi con calma chiedete chiarimenti, eccetera, eccetera, però insomma non bombardate di messaggi o di domande tanto per... e non citate consulti precedenti sullo stesso tema perché non serve, non aiuta il consulto stesso. Va bene, spero che questo è un mio pensiero, cioè, come dire, un consiglio che mi sento di darvi in base alla mia esperienza, da quando faccio i consulti con un video ne ho avute sempre meno, però dal vivo o in diretta comunque può capitare, ecco. Secondo me è importante saper gestire il consulto anche dal punto di vista relazionale con la persona, perché è chiaro che quando uno va dal cartomante può sentirsi un attimino sotto pressione, ecco. E niente, fatemi sapere le vostre esperienze nei commenti, se avete mai avuto questo tipo di esperienza con dei consultanti ansiosi, come è andato il consulto, l'avete gestito. E poi posterò questo video comunque nel mio canale YouTube, quindi anche lì potete tranquillamente commentare e condividere le vostre esperienze. D'accordo? A presto. Ciao. Ciao.